Avete mai passeggiato in una pineta durante una bella giornata estiva? Oppure siete mai andati a sciare in montagna in mezzo agli abeti? Beh, io ho fatto sicuramente la prima cosa, ma mai la seconda. C'è qualcosa che accomuna gli ambienti costieri a quelli alpini ed è la presenza di piante delle quali cominceremo a parlare quest'oggi, le gimnosperme. Bentornati nell'Orto Botanico di Napoli. Abbiamo lasciato il Filiceto dove abbiamo parlato di muschi e felci e ora camminiamo tra queste piante monumentali che rappresentano alcune delle gimnosperme del nostro pianeta. Gimnosperme vuol dire a seme nudo. È un termine abbastanza conosciuto al grande pubblico anche se non ha una grande validità scientifica. Le gimnosperme infatti non sono un unico gruppo di piante, ma sono formate da 5 raggruppamenti distinti che però hanno qualcosa in comune. Come abbiamo detto alla fine dello scorso episodio, le felci sono vincolate ad ambienti molto umidi perché hanno bisogno dell'acqua per la riproduzione. Infatti gli spermatozoi nuotano liberamente nell'acqua per raggiungere le cellule uovo. Inoltre nelle felci, così come nei muschi, è molto evidente la distinzione che esiste tra la generazione gametofitica e quella spermatofitica. Anche se esistono delle felci che possiamo ritrovare in posti poco umidi, questo tipo di piante non ha mai realmente conquistato tutti quanti gli habitat possibili, cosa che invece è successa alle gimnosperme in senso lato. Nelle gimnosperme si è evoluto qualcosa di magico, un messaggio d'amore, concedetemi la licenza poetica, che molto spesso viaggia con il vento, il polline. Come vedremo, l'evoluzione del polline è stato un passaggio importante nella diversificazione delle piante, così come lo è stata la scomparsa delle spore e la comparsa invece di un'altra cosa molto importante, i semi. In tutte le gimnosperme, infatti, esistono dei semi che però non sono protetti all'interno di un frutto come invece avviene nelle angiosperme, ma sono invece, come abbiamo detto, nudi, anche se bisogna ammettere che alcune gimnosperme particolari, lo vedremo, hanno delle strutture che apparentemente sembrano ricordare molto quelle dei veri frutti. Le strutture collegate al polline e ai semi contengono al loro interno, in maniera molto semplificata, dei gametofiti miniaturizzati. Quindi nelle gimnosperme e dalle gimnosperme in poi è molto difficile distinguere la generazione sporofitica, che è quella dominante, da quella gametofitica. Ma andiamo con ordine, dobbiamo tracciare un percorso evolutivo nella storia delle gimnosperme. Continueremo a usare questo termine gimnosperme anche se abbiamo detto non ha un vero valore sistematico, ma per capirci stiamo parlando di questo raggruppamento di piante. Quindi quest'oggi parleremo delle prime 2 linee evolutive delle gimnosperme che sono dei veri relitti dell'evoluzione. A guardare le piante che mi circondano si potrebbe pensare che si tratta di palme oppure di felci arboree, se avete guardato l'episodio precedente. In realtà queste piante non sono felci arboree e tantomeno
palme. Si tratta di Cicas revoluta, una pianta che solo per convergenza evolutiva assomiglia a una palma o a una felce arborea. A guardare bene le Cicas si penserà che non hanno niente a che fare con i pini. Beh, in effetti è vero, perché le Cicas appartengono a un raggruppamento sistematico completamente diverso che si chiama Cicadofita e che è solo alla lontana imparentato con i pini. Le Cicadofita sono il gruppo basale nell'evoluzione delle cosiddette gimnosperme e sono comparse su questo pianeta nel Permiano circa 280 milioni di anni fa e si sono probabilmente evolute da un gruppo ormai estinto che si chiamavano Pteridospermatofita, un gruppo che è completamente scomparso più o meno nello stesso momento quando sono scomparsi i dinosauri. A questo gruppo relitto di piante appartengono attualmente pochissime specie esistenti, più o meno 300. Le Cicadofita raggiunsero l'apice della loro diversificazione tra il Triassico e il Cretacico, quindi nel Mesozoico, ma divennero estremamente rare nel Cenozoico, quasi scomparendo del tutto anche loro insieme ai dinosauri. Al giorno d'oggi queste piante sono limitate come distribuzione alle fasce tropicali del pianeta, particolarmente abbondanti nella zona dell'Indocina o dell'America centro-meridionale, ma sono presenti anche in Africa e in Oceania. Non è chiaro perché le Cicadofita siano così rare al giorno d'oggi, ma probabilmente questo è dovuto a una combinazione di fattori legati sia alla loro velocità e tipologia di riproduzione, ma anche alla sfrenata competizione con le angiosperme, competizione che ha causato senza dubbio la bassa biodiversità attuale di tutte le gimnosperme in senso lato. Cicas revoluta è l'unica specie nota al grande pubblico in questo raggruppamento di piante perché molto spesso la possiamo trovare in parchi o giardini, ma nelle Cicadofita esistono tante altre specie, molte delle quali sono estremamente rare. E l'Orto Botanico di Napoli ospita una delle collezioni di Cicadofita più preziose al mondo. Piante come Encephalartos, Dion, Zamia o Ceratozamia sono sicuramente meno conosciute al pubblico rispetto a Cicas revoluta. E infatti Cicas rappresenta un gruppo basale all'interno delle Cicadofita, mentre le piante che mi circondano invece appartengono a un gruppo derivato e anche più interessante. Ed eccoci all'interno di una delle serre dell'Orto Botanico di Napoli in cui possiamo ammirare una parte della collezione di Cicadofita. E qui possiamo vedere moltissime specie diverse che sono caratterizzate dalle vistose strutture riproduttive. Tutte quante le Cicadofite infatti sono piante dioiche, ossia esistono individui a sessi separati. Alcune piante sono maschio e altre piante invece sono femmina e quindi qui potremo ammirare le loro strutture riproduttive. Ed ecco un bel maschione di Encephalartos ferox, così chiamato per le spine presenti sull'apice delle fogliodine. Sappiamo che è un maschio perché produce delle strutture riproduttive molto evidenti che si chiamano strobili, in analogia con la nomenclatura che si dà anche alle pigne, per intenderci. Ecco qui, questo è un vecchio strobilo dell'anno precedente e questo strobilo ha prodotto una grandissima quantità di polline e nelle Cicadofita, nonostante si tratti di piante di origine così antica, il sistema di riproduzione è sorprendentemente moderno.
Le cicadofita che attualmente esistono sul pianeta, infatti, non sono dei fossili viventi che risalgono a svariati milioni di anni fa. Molte di esse si sono evolute nel Mesozoico o addirittura nel Cenozoico e infatti molte di esse sfruttano gli insetti per l'impollinazione. Grazie ad un fenomeno particolare noto come termogenesi, gli strobili maschili delle cicadofita possono essere fino a 10 gradi più caldi rispetto all'ambiente circostante. Questo, in combinazione con la produzione di particolari molecole, attira degli insetti, principalmente coleotteri, che si sporcano di polline e possono poi trasportare questo polline verso le strutture riproduttive femminili. Ed ecco quindi uno splendido esemplare femminile, sempre di Encephalartos ferox, in cui possiamo vedere che i coni femminili si sono aperti e hanno portato poi alla maturazione di strutture carnose come questa che vedete qui davanti a voi, che contengono al loro interno i semi, che appunto abbiamo detto sono nudi, però in alcune piante particolari possono avere dei tegumenti esterni di protezione carnosi che possono ricordare vagamente i veri frutti presenti nelle angiosperme. Come abbiamo già visto nelle epatiche, anche nelle cicadofita si viene a creare un'importante simbiosi con dei cianobatteri del genere Nostoc o Anabena e questi cianobatteri sono ospitati in particolari strutture radicali. Queste radici si chiamano radici coralloidi. All'interno di esse i cianobatteri operano la fissazione dell'azoto atmosferico, dando così alla pianta dei composti azotati che serviranno per la formazione degli acidi nucleici, degli amminoacidi e di altri metaboliti secondari. I cianobatteri in cambio ricevono un bel luogo dove vivere, ben protetti, e inoltre ricevono zuccheri semplici e altre sostanze necessarie al loro metabolismo. Ma i vantaggi offerti da avere una piccola industria chimica nelle radici fornita dai cianobatteri non finiscono qui. Infatti i cianobatteri sono in grado di sintetizzare una neurotossina che si chiama beta-metilammino L-alanina, che contribuisce a rendere le cicadofita delle piante estremamente tossiche che in questo modo hanno tutte quante le armi per difendersi dai loro predatori. Alle mie spalle c'è un albero che più di tanti altri rappresenta un concetto molto amato al grande pubblico, un fossile vivente. Si tratta di Ginkgo biloba, a volte noto anche come albero dei ventagli per via della morfologia delle sue foglie, ed è una delle piante più interessanti e affascinanti che è giunta fino a noi. Il termine fossile vivente è quasi un ossimoro, perché non si può essere fossili se si è vivi. Quindi Ginkgo biloba è un ottimo rappresentante di un concetto diverso, molto diverso. Ginkgo biloba è una specie braditelica. Questo vuol dire che in questa pianta l'evoluzione procede lentamente, molto lentamente. Ma questo forse non è neanche l'unico carattere a rendere Ginkgo biloba una pianta eccezionale. Ginkgo biloba è unico perché è l'ultimo. Infatti questa pianta è l'ultima sopravvissuta di un'intera divisione di gimnosperme che sono per il resto completamente estinte.
le ginkgofita. Le ginkgofita sono comparse su questo pianeta circa 295 milioni di anni fa, verso la fine del Permiano. Ma come le cicadofita, anche queste piante hanno raggiunto il vertice della loro diversificazione durante il Mesozoico. 200 milioni di anni fa, infatti, cominciano a comparire nel record fossile delle foglie che sono sicuramente ascrivibili al genere ginkgo. Successivamente, nell'Eocene, parliamo di 50 milioni di anni fa, cominciano a comparire queste, che sono sicuramente le foglie del nostro ginkgo biloba. Quindi questa pianta è in giro, se così vogliamo dire, da almeno 50 milioni di anni. Questa gigantesca quantità di tempo ci sembra spaventosa, ma non è neanche un record assoluto. Sappiamo di altri organismi, piante o animali, che sono sostanzialmente immutati dal record fossile ad oggi, persino con una quantità di tempo molto maggiore rispetto a ginkgo biloba. Quello che rende ginkgo biloba unico è proprio la sua unicità, il fatto che questa specie è l'ultima rappresentante di un'intera divisione di piante. In qualche remota foresta della Cina, ginkgo biloba sopravviveva alla furia delle estinzioni, mentre tutti i suoi parenti più prossimi sparivano. Non sappiamo come e perché questa pianta sia sopravvissuta e è arrivata fino a noi. Gli unici popolamenti più o meno naturali di questa pianta che si trovano in Cina hanno una bassa variabilità genetica e questo fa pensare agli scienziati che ci sia dietro la mano dell'uomo che ha fatto sì che questa pianta potesse sopravvivere all'interno di queste popolazioni. Infatti è noto che per tutti i monaci asiatici, sia della Cina e poi del Giappone, questa pianta ha rappresentato un simbolo importante per oltre 1000 anni. L'uomo ha sempre amato ginkgo biloba per via della sua longevità e per la sua bellezza. In particolar modo il fogliame di questo colore verde brillante in primavera raggiunge una bellezza incredibile durante l'autunno, quando le foglie diventano di un giallo senza pari. Tra le caratteristiche che accomunano ginkgo biloba con le cicadofita c'è il fatto che ginkgo biloba sia una specie dioica, infatti esistono ginkgo femmina e ginkgo maschio. Nella maggior parte dei casi, se avete mai visto un ginkgo biloba per strada o in un giardino, si trattava quasi sicuramente di un maschio, come l'esemplare alle mie spalle. Perché? Le femmine hanno una caratteristica particolare. I falsi frutti, chiamiamoli così, che sono appunto degli involucri che avvolgono i semi, hanno una caratteristica sgradevole. Quando arrivano a maturazione cadono al suolo e in quel momento viene rilasciata una buona quantità di acido butirrico, una molecola che arricchisce il bouquet di delicate fragranze che sono tipiche del burro rancido o del vomito. Quindi, ahimè, i ginkgo femmina di solito non sono prediletti per l'alberatura stradale o vengono messi raramente nei giardini perché in alcuni periodi dell'anno tendono a rendere l'aria non proprio delle più gradevoli. Nonostante questa peculiarità delle femmine, ginkgo biloba resta una delle piante più amate in assoluto, sottoscritto incluso. Questo perché è una pianta simbolo di quella inflessibile grazia della natura per la sua incredibile resistenza. Ginkgo biloba è noto in Giappone come una delle piante Ibakujimoku, ossia quelle che sono sopravvissute ai bombardamenti atomici. Ad Hiroshima è possibile vedere 6 esemplari venerabili di ginkgo biloba che sono sopravvissuti alla terrificante esplosione della bomba atomica. E quindi questa pianta è più che mai un simbolo di quanto la natura possa resistere a tutta la devastazione che l'uomo cerca di infliggere a se stesso e al mondo.